Roma è vita, io sono cresciuta qui, sono nata qui. Essere romani e romanisti è qualcosa che fai fatica a spiegare, o ci nasci e ci vivi o le persone non possono capire, quindi credo che sono veramente onorata e fiera di far parte di questa città meravigliosa. Se ne siano accorte anche le compagne. Cosa è Roma, cosa sono i tifosi e cosa c'è di diverso rispetto ad altre squadre, ma sia chi ci gioca sia chi viene a giocare. Rimasta a terra Bartoli. Sì, preso una brutta botta qui Elisa Bartoli. A questo punto bisognerà capire eventualmente se il capitano non dovesse farcela, come potrebbe andare a colmare la sua assenza da Roma. Intanto portata fuori zoppica però Elisa Bartoli. Diciamo che questa è una caviglia da almeno 20 giorni. Quando ho sentito stock ho detto, capirai, tra 9 giorni c'è l'Olimpico, sarà difficile, ho pensato quello. Comunque la botta è stata forte. Buongiorno. Allora. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Come va? Bene a voi. Alla grande. Allora. Ale, ma lunedì come andiamo all'Olimpico? Pullman. Rifinitura abbiamo il pullman? Sì. E la mattina noi lo complichiamo o qui? Qua? Sì, l'appuntamento è tipo a pranzo. Cosa facciamo lì? Cioè la mattinata io gliela darei libera per lunedì. Se no la giornata diventa troppo lunga. No, anche perché abbiamo il giorno dopo che c'è... Il giorno dopo è lungo. Esatto. È lunga, dalla mattina c'è l'appuntamento? Sì. Quindi c'è il pranzo? Pranzo però mi sa che andiamo in hotel. Comincia finalmente questa pool scudetto, siamo arrivati qua con 8 punti di vantaggio sulla Juve, non è stato facile. Sappiamo che adesso ci aspetta la fase più importante perché le prime 5 squadre della classifica si scontreranno andata e ritorno per definire chi vincerà lo scudetto, quindi sappiamo che ci attenderanno dei mesi tosti, difficili, però abbiamo questi 8 punti di vantaggio e ce li vogliamo assolutamente mantenere. Non ho detto che devo andare. Alla fine gli ho detto, guarda, ma io devo andare dal dentista. Ma quando devo andare? Oggi! Oggi devo andare dal dentista io! No, vabbè. Meno male che tu mi hai parlato di sto dente. No, ma tu ti rendi conto, io non sarei andata. Gioca qua, ok? Gioca là, perfetto, vai dentro, ok, vieni, sì, andiamo, rapido, ok, muovo, dentro forte. Brava Alba, sì, dentro, brava, trova subito il posizionamento, brava,
Ok, dentro, trova subito il posizionamento, Anna, eccola, sì, buono, brava, sì, Giada, subito a posizionarti per ricevere, ok, 1 e gioco 2, brava, veloce, tocco, 1 e 2, veloce. Sì, brava Cicco, ottimo. Allenare un gruppo di donne, diciamo che c'è un po' di differenza, nel senso che non tanto nell'aspetto calcistico di per sé, ma quanto nella gestione. Perché comunque qualche differenza c'è, però io devo dire che mi sono calato subito nella parte, mi sono trovato subito molto bene e grosse problematiche non le ho avute. Credo che l'esperienza anche però della primavera e quindi poter allenare un gruppo di giovani mi è servito tanto perché è stata un po' una palestra per me e quindi niente, poi dopo è stato un pochettino più facile allenare un gruppo anche di prima squadra. Ancora! Buona, cambio! Sicuramente la prima cosa che dobbiamo affrontare è la Fiorentina per iniziare bene questo nuovo percorso e è nuovo un po' per tutti perché appunto una pool scudetto, una pool salvezza non ci sono mai state, quindi c'è anche un po' di paura, no? Nell'iniziare bene con questi 8 punti di vantaggio, la volontà di mantenerli, ma sapere anche che fare un passo falso può compromettere, no? Questo inizio di una nuova stagione. Tutte le squadre ci aspetteranno qua nei 25-30 metri, quindi la possibilità di uscire dalla prima costruzione, molto meno ce l'avremo perché ci lasceranno abbastanza, difficile che ci verranno a prendere forte. Non lo so chi verrà, cioè anche il Milan, vedi, l'ha fatto per quanto? L'ha fatto per un quarto d'ora, 20 minuti, quello l'ha più fatto. Ma quello, al di là di quello, il problema è lavoriamo un po' per abbassare, dividendo la zona difensiva dalla zona offensiva, poi la uniamo, perché facciamo poi dei lavori, dopo la uniamo in situazionale e domani facciamo quelli. Vogliamo cominciare bene, sapendo poi che ci sono 2 partite importanti e bellissime da affrontare contro il Barcellona. Ovviamente quando c'è stato il sorteggio c'è stato tanta gioia, tanta felicità, ma ovviamente anche un po', no, di pensiero di dire cavolo, speravamo Hasman in un'altra squadra per giocarcela un po' di più. Roma, yes, our newcomers, congratulations again. Barcelona. And it will be obviously Barcelona. Sappiamo che il Barcellona è la squadra in assoluto più forte e quindi c'è questo pensiero, però ripeto, giocheremo all'Olimpico per poi andare al Camp Nou e speriamo che ci possano essere tantissimi tifosi che vengono e che ci seguono perché ne avremo tanto bisogno e quindi niente, prima un primo step contro la Fiorentina e poi affronteremo queste 2 gare importantissime. Però anche col Barcellona dobbiamo metterci a 3 dentro, 3 più 2, perché Teschia loro esternamente, se noi ci mettiamo a 4 esternamente ci uccidono. Come la Francia. 5 rombo 1. Però di fatti devo capire se mettere, perché stiamo anche pensando di mettere Emilia davanti con Giacinti e mettere Anna e Lucia con noi 3 dentro. Con 3 dentro e poi dentro Andre finché ce la fa, perché se gioca lì Andre gioca 50 minuti e poi entra Vicky. È l'unica, se non c'è Lisa. Però per me Elisa non ce la fa, ragazzi oggi... Stamattina mi ha detto che c'è una vita da 20 giorni. Ma no, ma anche per me non ce la fa neanche al ritorno. Mi dispiace perché è proprio, cioè al di là della... Lei qua contro il Barcellona in casa sua e si fa male. Mi dispiace proprio tanto. Tanto la decisione su di lei la prendi lunedì, non la puoi prendere, non la puoi prendere prima. E lunedì capiremo in che stato lei è. Più che siamo noi a decidere, è lei che mi deve dire ok me la sento o non me la sento. Ho sempre definito Elisa una gladiatrice perché rappresenta veramente il cuore della Roma, rappresenta la passione che i tifosi romanisti mettono, no? Sul campo, esternano sul campo, esternano sugli spalti. 私自身、今までいろんなキャプテンを見てきたりとか、あとは自分自身がキャプテンをやってきたりして、本当にキャプテンの立場の難しさっていうのは理解していて、その中でも一番キャプテンらしいなっていうのはすごい感じていて、
で、何よりチームが勝っている時でもチームを集めて、この勝ってる時こそすごい大事なんだっていう話をしてくれたりとか、負けてる時も、もう本当私たちを鼓舞してくれるような声かけをたくさんしてくれて、本当に今までサッカーしてきた中で一番キャプテンらしい選手だなっていうのは感じてます。Come persona è una persona vera, una persona eccezionale, una ragazza che tiene tantissimo a quello che fa, lo fa con grande professionalità, ogni tanto brontola un po', però questo suo brontolare è anche molto importante per noi perché comunque ci dà la possibilità anche a noi di stare sempre sul pezzo e all'interno del gruppo il capitano è sicuramente quella che ha un peso specifico importante nello spogliatoio. Parliamo sovente, parliamo spesso, di lei ho grande fiducia, credo che la fiducia sia reciproca e con lei mi trovo molto bene. Sicuramente sentono l'amore che ho per Roma, quindi quello che posso dare di più alla squadra magari è l'amore per questi colori, l'amore per questa città e anche un po' i valori che rappresentano per me e che magari riesco a trasmettere anche a loro. E tutto quello che faccio è dare tutta me stessa. Il gruppo delle ragazze della Roma è un gruppo incredibile. Abbiamo cercato di costruire un gruppo squadra formato da calciatrici esperte, da calciatrici forti ovviamente nel loro ruolo, da calciatrici che avessero anche nel loro intimo valori importanti, perché vogliamo rappresentare ovviamente una squadra e un club che sono importanti e lo vogliamo fare non solo attraverso l'aspetto tecnico, l'aspetto fisico, ma anche attraverso l'aspetto culturale, mentale e di questo siamo molto contenti perché questo gruppo di ragazze ha dimostrato una grande forza, ha dimostrato tanta esperienza, ma ha dimostrato anche tanta unione. Sono state unite nei momenti in cui serviva superare le difficoltà più ardue e sono state sempre all'altezza della situazione. Ho trovato un gruppo fantastico, un gruppo straordinario, e un gruppo di ragazze che hanno voglia di migliorare continuamente e credo che il lavoro che è stato fatto precedentemente sia stato un ottimo lavoro, quindi sono stato anche agevolato da questo. E quando parlo di gruppo parlo anche di gruppo staff, di persone anche qui straordinarie che avevano lavorato già con Betty Bavagnoli in precedenza e che si sono rese subito molto disponibili, un gruppo di grandi professionisti, qualificato, di ottime persone ed è stato facile per me l'inserimento in un gruppo così. Ragazzi, ho disegnato questo è uno 0. 0 significa che non abbiamo punti, ma abbiamo tutte quante 0 punti in classifica e ci dobbiamo giocare questo inizio di pool scudetto. Non pensiamo assolutamente al vantaggio perché, come vi ho detto già in settimana, dobbiamo avere il vantaggio di trovarcelo eventualmente. Ma in questo momento qui non c'è. Ci sono 8 partite da conquistare. Più punti facciamo in queste 8 partite e più abbiamo possibilità di arrivare all'obiettivo, ok? La cosa importante che possiamo avere rispetto a tutto quello che è stato fatto finora è questa. È la consapevolezza di essere la squadra in questo momento probabilmente migliore. Anche se sappiamo che abbiamo 8 punti di vantaggio non è semplice perché sappiamo che alla fine a decidere le vittorie è sempre il campo. Questo è l'inizio, con Kame in porta, Kari, Linus e Moe, davanti a loro Ciana, Manu e Giada i 2 interni, Sertu a destra e Emilia a sinistra, Andre sotto Vale, quindi Andre vai a comporre in fase di possesso il rombo di centrocampo in maniera tale da prenderti quel mezzo spazio davanti ai difensori, ok? E ovviamente abbiamo anche un po' la testa rivolta alla Champions contro il Barcellona
che sarà comunque una partita storica. Come sappiamo tutte, noi puntiamo a conquistare tutte e due le partite e sicuramente daremo tutto quello che abbiamo dentro, perché comunque l'emozione ci porta poi a far vedere di cosa siamo capaci in campo. Come stanno? Bene. Avevo affrontato Alessandro Spugna durante la stagione, durante le stagioni passate alla Roma. Avevo visto come le squadre che lui aveva allenato si muovessero, avessero una interessante filosofia di gioco. Oggi c'è Fiorentina-Roma, non c'è altro nella nostra testa, non ci può essere altro nella nostra testa. Ci deve essere solo Fiorentina-Roma. Poi da questa sera penseremo ad altro. Ok? Ci siamo? Vai. Inizialmente c'è stato un po' appunto di timore, di paura, perché comunque, ripeto, c'era la voglia di fare bene, però poi dopo in campo abbiamo dimostrato di essere una grandissima squadra, di volercela giocare, di voler dimostrare fin dall'inizio di voler vincere e di voler mantenere questi 8 punti di vantaggio. Elisa ha preso il treno per venirci a vedere e per soprattutto incitarci. Andava avanti e indietro per la tribuna e dicendoci i movimenti che dovevamo fare la sentivo benissimo. E ripeto, è stata una partita fondamentale, anche se non è stata semplice. Stiamo tornando tanto vicino. Lo so, perché quando c'è un giro davanti, o il lancio lungo finale. Ah, se loro vengono alte, c'è lo spazio dietro. Esatto. Non continuiamo già da dietro. Perché ora ci si stanno un po' alzando, ma a questo punto la mettiamo dentro la difesa. Per quanto riguarda la fase di non possesso, prendiamoci qualche metro indietro per poi sulla prima giocata andarle a portare pressione. Due cose sono importanti per noi. Uno, tenere alto il ritmo della partita, e intendo il ritmo della gara a livello di qualità, intensità di passaggio. La palla deve andare veloce. L'altra è la condizione fisica nostra. Noi al 101esimo vinciamo la partita col Milan, vuol dire che stiamo bene fisicamente, vuol dire che ci siamo, vuol dire che abbiamo capacità di andare a riaggredire la palla persa, di andare a ripartire, di fare le corse di recupero quando c'è bisogno da parte degli esterni sicuramente, dei centrocampisti sicuramente e se necessita anche degli attaccanti. Vamos! Ripeto, non è stato facile, adesso però c'è da pensare assolutamente al Barcellona, non ci sono molti giorni di recupero e quindi dobbiamo assolutamente cercare di recuperare tutte quante le energie per affrontarle nel migliore dei modi davanti al nostro pubblico. Io ricordo ancora il primo momento in cui mi hanno presentato la fascia di Francesco Totti e la maglia con Bartoli dietro e ci ho pensato tanto, ho riflettuto tanto, mi metteva paura perché comunque è una grande responsabilità, un grande onore. Sai, se pensi al maschile pensi a Francesco Totti, a Daniele De Rossi e quindi è difficile comunque stare su quel livello.
Poi mi sono detta vai Eli, buttati, provaci, sicuramente farai tanti errori, sicuramente sbaglierai tanto, però ci devi provare, è il sogno di una vita, provaci, è l'opportunità, coglila. Roma-Barcellona ovviamente parla da sola, nel senso che è una gara bellissima a prescindere dal palcoscenico in cui la giochi, ovviamente giocandola per la Champions League e per i quarti di finale è un grandissimo sogno, non credevamo nemmeno di poter arrivare fino a questo punto, ci siamo arrivate, credo che ce lo siamo davvero meritate, ovviamente c'è un po' di ansia, un po' di apprensione, consapevoli che, ripeto, affronteremo una grandissima squadra. Speriamo soprattutto di poter recuperare il nostro capitano che ha avuto purtroppo nella partita contro il Milan un infortunio e quindi che non le ha permesso nemmeno di giocare la partita contro la Fiorentina, però so che lì ci vuole essere perché è romana, perché è romanista, perché è il nostro capitano e che stringerà i denti pur di aiutarci assolutamente in mezzo al campo. Buon pomeriggio a tutti e ben trovati. Iniziamo subito con la conferenza di coach Alessandro Spugna e con la giocatrice Elisa Bartoli. Sì, sono uscita dalla semifinale di Coppa Italia con una bella distorsione e diciamo che abbiamo fatto tutto il possibile e oggi ci sarà una bella prova e lo staff è stato grandissimo, sono sincera. Anche loro qualcosa possono concederti, guardando questi numeri vuol dire che concedono veramente poco, però ripeto, secondo me noi dobbiamo provare a fare la partita secondo quelle che sono le nostre caratteristiche, poi dopo vedremo cosa accadrà e ti dico questo anche perché è un modo per capire veramente a che punto siamo e che cosa possiamo produrre in una partita come questa, con queste difficoltà. È da quando avevo 6 anni che sogno di giocare questa partita, è un sogno che ogni bambina desidera di avverare e ovviamente ci stiamo preparando bene, è una partita entusiasmante dove comunque in questi allenamenti vedo tanta tensione, ma anche tanta determinazione che è la cosa che ci contraddistingue in questo momento. E ovviamente sappiamo benissimo che andremo ad affrontare una squadra che molto probabilmente arriverà in finale di Champions, ma noi siamo molto tranquille e serene perché comunque andiamo a giocare una partita in modo tranquillo e sereno per godercela e per far gioire le persone che ci verranno a vedere. Ti dirò che quando poi siamo entrate all'Olimpico per fare anche la rifinitura è stato veramente speciale perché ho toccato il manto verde e ho detto non ci credo, cioè sto realizzando un sogno. Sogno di una bambina che poi ha iniziato a giocare come tante mie compagne a 5 anni e che diceva non è possibile, cioè sto veramente entrando in quel campo verde in cui hanno giocato fenomeni, idoli per Roma come Batistuta, Montella, Totti, De Rossi, che più ne ha più ne metta perché insomma a Roma c'è una vasta lista di giocatori e di grandi persone. Allora, ieri mi è uscita questa frase qua, guardando il televisore spento. Voi dovete sapere che ogni tanto alla sera guardo il televisore spento e mi escono queste frasi un po' così. I sogni non possono fare paura, quindi non dobbiamo avere nessun timore di nessun tipo e la cosa che più di tutte mi lascia tranquillo
e ve lo dico con tutto il cuore, sono veramente sereno da questo punto di vista, è che tante di voi, partite come queste, alla fine le ha già giocate. La palla quando ce l'abbiamo noi la dobbiamo giocare, la dobbiamo tenere, la dobbiamo volere, dobbiamo avere quella fame, quella determinazione di voler andare nella metacampo loro a giocare. Andiamo nella metacampo loro a giocare. Dobbiamo comunicare tanto, dobbiamo parlare tanto. Sarà difficile per noi perché è lontano, ci sarà tanta gente, è già un casino al Tre Fontane, immaginatevi all'Olimpico. Quindi aiutatevi tanto nel chiedervi, nel chiamarvi le posizioni, le distanze, queste cose qua, perché questa è la cosa importante. Però ripeto, quando abbiamo la palla la dobbiamo tenere, la dobbiamo volere. Questo è il pubblico. È record assoluto per una partita di calcio femminile in Italia. Quindi andiamoci veramente con grande orgoglio, con grande determinazione, con fame, perché, ripeto, non è impossibile. I bookmakers, tutte queste minchiate qua delle scommesse ci danno questa percentuale qua di vittoria. 10% su 90, perfetto. Prendiamoci questo 10%. Andiamo a attaccarci a questo 10%. Conquistiamo questo 10%, perché se questo 10% diventa 100%, poi dopo andiamo a ridere. Facciamo miliardari qualcuno questa sera? Ok, sapete quanta gente è contenta se fa la scommessa su di noi? Ok? Quindi serene, tranquille, ma con grande determinazione e fame. Va bene? Andiamo tutti insieme. Quando abbiamo fatto il riscaldamento, no, per entrare in campo abbiamo fatto esattamente lo stesso percorso che fanno i ragazzi. Ho detto, cioè, ma ti rendi conto cosa vivono loro ad ogni partita? E che lo stadio comunque c'erano tantissime persone, ma non era nemmeno tutto pieno. Cioè, io non oso pensare quello che puoi provare da giocatore entrando in un ambiente del genere. Cioè, mi sono detta, Elena, ma cioè, spettacolo, cioè, questa è una roba assurda. Tanto tempo non abbiamo paura di giocare, raga, il coraggio di giocare, godiamocela e giochiamo, non dobbiamo avere paura. Bello stare lì con i tifosi, sentire la gente che ti urla, il tifo, il coro, cioè l'inno della Roma, ragazzi, quello non si può spiegare, è un qualcosa di magico. È stato un primo tempo difficile perché comunque il Barcellona ci ha attaccato alto e noi abbiamo un po' sofferto in fase difensiva, ma a dire il vero abbiamo retto anche abbastanza bene. Sicuramente la partita è stata molto tosta, molto difficile. Bisogna essere anche sinceri e onesti, nel senso che loro nel primo tempo hanno avuto tantissime occasioni per segnare, siamo state molto brave noi, credo una dimostrazione di umiltà e di compattezza di squadra che mi mancavano, perché comunque abbiamo veramente dimostrato di non voler mollare un centimetro. Credo che, non so, di chilometri fra Andressa, Emily, Valentina e centrocampiste ce ne hanno fatti tantissimi. Cerchiamo anche la giocata diretta su Manu dentro, certe volte c'è, ok? Lì devi giocarla per uscire, Manu, poi per andare la guarda, spingi la porta, spingiamo la porta. La differenza molte volte sulla palla che spingiamo. Sì, però per quanto di rotazione. No, dobbiamo una cosa. Abbiamo fatto un movimento, Anna si è passata, io sono andata avanti, l'hanno lasciata libera, dobbiamo lasciare senza palla, non ci muoviamo. La prima partita all'Olimpico con 40.000 persone
mentre il Barcellona, che è la squadra comunque più forte, una delle più forti d'Europa, scontrarti al tuo 100% con una giocatrice così forte ti dà soddisfazione. Giocare al tuo 30-40% con una giocatrice che è fortissima, non dico che un po' ti demoralizzi, però dici che peccato. Sarei stata curiosa di vedere al mio 100% quanto potevo realmente reggere uno scontro di quel genere. Perché può essere che lei esce fuori. Loro si mettono così. Io ci sarà. Cioè, se loro si mette qua, faccio mangiare tutti e due, ragazzi. E allora da qua vai via e viene un'altra prenda per vedere come loro si comportano. L'unica cosa è quella lì. Oppure metti Giada prima, va via Giada e vieni tu dopo prenda. Poi il secondo tempo ci siamo alzate e abbiamo dimostrato il nostro valore, anche perché comunque abbiamo avuto tante occasioni anche il secondo tempo per andare in vantaggio e per fare anche il 2-1. Forse non se l'aspettavano nemmeno loro che reggessimo così tanto a livello fisico. Negli ultimi 20 minuti comunque vai a creare 4-5 occasioni da gol col Barcellona, sono tante. Voi non avete idea delle volte che andavamo in avanti e che sentivamo la gente che urlava. Io da difensore, quindi da dietro con Vale, Giacinti, Emily, chiunque c'era che era in avanti, cioè io sentivo come una spinta da parte di tutto lo stadio. Cioè, per me è stata una partita fenomenale da questo punto di vista. Non ho mai vissuto una roba del genere. Noi parlavamo tra di noi. Cioè io e Anna che eravamo a 5 metri mi sentiva, ma se dovevo chiamare una palla da lontano, una giocata, un movimento, si faceva fatica. Hanno cantato per 90 minuti, cioè sono tanti. Io sono abituata a sentirlo col maschile, ma non me lo sarei mai aspettato col femminile, cioè con noi. Siamo rimasti un attimo per dire porca miseria, perché sai, segni, fai esplodere lo stadio, è bello, no? Cioè io quando ho visto quelle azioni dove lo stadio pensa se uno faceva gol esplodeva, cioè quindi è rimasta un po' quella cosa, cavolo, non ho sentito lo stadio esplodere, come per dire, cioè eravamo lì, però non ci siamo riuscite, quindi è rimasta un po' di amarezza, cioè un po' di cavolo. Che peccato, no? Però poi alla fine sì, cioè c'è quel rammarico di dire potevamo forse segnare un gol, ma che poi casomai ci lasciamo un po' la porta aperta, ci lascia un po' la porta aperta per la partita no successiva dal Camp Nou. Però allo stesso tempo dici, cioè secondo me sarebbe stato bello segnare per sentire i tifosi, no? Per regalargli una gioia a tutti quanti loro, perché veramente avere così tante persone lì che ti seguono sarebbe stato proprio la ciliegina sulla torta. Sicuramente è una partita che ci porteremo dentro perché ci ha fatto crescere su tutti i punti di vista. So che abbiamo raggiunto il record di spettatori e questo per noi è stato motivo d'orgoglio per la maglia che indossiamo, per il nostro movimento e per tutto quello che ci circonda in questo momento. Siamo molto felici e vedere tutte quelle persone ci ha emozionato da veramente, veramente tanto. Quando il giorno dopo mi sveglio e dico ma è successo realmente? Io ero abituata a stare dall'altra parte, quindi tutte noi eravamo abituate a stare sugli spalti, quindi dici cavolo, ma è successo veramente. Mi tengo dentro i 40.000 tifosi, l'Olimpico, una prestazione comunque di squadra importante, ma soprattutto mi tengo dentro il fatto che a fine partita 40.000 persone erano soddisfatti e felici della prestazione fatta, che non era scontato. In una squadra femminile secondo me bisogna parlare tanto. Bisogna cercare di dare tante informazioni, bisogna cercare di coinvolgere tanto le ragazze in tante cose, non solo negli aspetti tecnici, però rendersi anche disponibili
a chiacchierate un pochettino più ampie. Però io sono anche uno che vuole lasciare un po' di spazio, perché è giusto che sia così. Credo che per assumersi delle responsabilità ci debba anche essere un po' di spazio lasciato libero, e questo anche negli aspetti tecnici. Io credo che le idee che puoi dare come allenatore, e qui entro nel ramo tecnico, ci debbano essere, poi però l'interpretazione deve essere anche un'interpretazione che sappiano dare le calciatrici, perché poi in campo ci vanno loro, e devi avere calciatrici che sappiano trasferire, no? Quella che è l'idea in qualcosa di pratico, e quindi anche lasciate libere di esprimersi, secondo me è anche per loro un percorso di crescita più importante. About the interview, she's gonna ask you about, I think they are going to have like a piece, an article with your emotions. Hola, ¿la entrevista es en castellano? Sí. Vale. ¿Cómo viviste el partido de ida en el Olímpico? Pues la verdad que fue muy emotivo, también porque sé que era la primera vez para las chicas que abrían el Olímpico y hay muchas romanistas en el grupo también, sé lo que se siente. Entonces pues quise disfrutarlo al máximo, y sobre todo el momento con el que me quedo es con toda la afición romanista cantando a capela, sin música, al principio del partido. Eso es algo que probablemente uno de los mejores momentos de mi carrera deportiva. A ver, yo llegué con 13 años y me fui con 30, entonces es que he vivido tanto que no podría escribir un libro, de hecho, pero es bonito porque, bueno, a raíz de ganar, pues ahora toda la gente la sigue. Abrir el Camp Nou y que vengan 90.000 personas a un partido de fútbol femenino para la sociedad es súper importante, pero para mí es más pues toda la gente que ha pasado por el club, pues que yo era pequeñita y llegaba allí con toda la ilusión, entrenaba en los campos anexos de tierra del Camp Nou. Luego cuando ya llegué al primer equipo solo con 15 años, entrenábamos a las 10 de la noche a última hora, nadie nos conocía, venían a vernos el fin de semana solo nuestras familias. Muchas jugadoras que eran buenísimas, que tuvieron que dejar el fútbol por el trabajo. Pues nada, un mundo que ahora mismo es completamente antagonista a lo que vemos, y es bonito pues haber formado parte también de esa época que estaba más en la sombra. Yo me siento muy orgullosa y me acuerdo de muchísima gente. Abbiamo avuto un turno di riposo e abbiamo avuto il tempo di preparare il ritorno di Champions, e vedendo la partita di andata, ovviamente la stiamo preparando vedendo gli errori della prima partita per far sì di andare lì e cercare sin dall'inizio di fare la nostra partita e di dimostrare il nostro valore sin dall'inizio. Giocare al Camp Nou è un'emozione molto bella e molto importante per noi calciatrici, e sono molto contenta di questa esperienza che abbiamo fatto. Ovviamente la cosa negativa è aver perso 5-1, perché comunque perdere non è mai bello, però ci teniamo dentro tutto quello che siamo riuscite a dimostrare oggi e in questa super partita, anche perché intorno a noi avevamo uno stadio stupendo con tantissime persone che ci guardavano e anche tanti tifosi nostri della Roma. Probabilmente abbiamo segnato quel gol, no, che ci è mancato all'Olimpico, però credo, ripeto, che questa squadra abbia dimostrato in queste due partite comunque di avere qualcosa, perché nonostante tutto non abbiamo mai rinunciato a giocare né all'Olimpico né a Barcellona. Abbiamo sempre comunque cercato di portare avanti una nostra filosofia di gioco che credo e spero che fra qualche anno ci possa portare ad ottenere dei grandi risultati. Però adesso c'è da pensare assolutamente al Milan, mancano pochissimi giorni per preparare
questa sfida così importante, sappiamo che loro vorranno farci del male, però noi abbiamo questi 8 punti e vogliamo mantenere assolutamente questa distanza dalle seconde e dalle inseguitrici.